Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come animare appunto un libro, ossia l'apertura di un libro con le pagine all'interno di Adobe After Effects. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, prima di iniziare appunto con After Effects, io tramite Photoshop sono andato a creare appunto quelle che sono le copertine e le pagine del mio libro. Per farlo molto semplicemente, come vedete, ho creato il fronte, il retro, la spalla e una pagina. Io come misure ho tenuto, se noi andiamo a vedere, sono 500 x 800, quindi 500 di larghezza e 800 pixel per altezza. Questo sia per quanto riguarda il fronte, sia per il retro e sia per la pagina. Per quanto riguarda la spalla invece ho fatto 800 x 50. Infatti se andiamo a vedere dimensioni a immagine vedete che è 800 d'altezza e 50 pixel di larghezza. Una volta appunto fatto le nostre copertine, quindi fronte, retro, la spalla del libro e una pagina o più pagine nel caso abbiate bisogno di più pagine, le andiamo a salvare in JPEG, in una cartella appunto dove ci risulta più comodo poi importarle su After Effects. Quindi torniamo sul nostro After Effects. Io come vedete ho già importato all'interno, ho fatto una cartella con scritto immagini e all'interno ho fronte, la pagina, il retro e la spalla. In più ho importato questa texture di legno da usare tipo come sfondo di una scrivania. Quindi per prima cosa andiamo a fare una nuova composizione, quindi io clicco col tasto destro qui oppure andiamo su composizione, nuova composizione e andiamo a fare appunto invece di 1920 x 1080 andiamo a fare la larghezza che è 500 per l'altezza che appunto è 800, che sarebbe la dimensione della nostra copertina. Quindi facciamo ok, prendo fronte, lo porto all'interno della mia composizione, ora vado a rinominarlo, mi sono dimenticato di rinominarlo, quindi impostazione composizione, vado a scrivere fronte, faccio ok e questa appunto è la composizione del nostro fronte della copertina. Ora torniamo a fare una nuova composizione, sempre 500 x 800, la vado a chiamare retro, facciamo ok, vado a prendere appunto l'immagine del retro della copertina, gliela porto al di sopra, ora facciamo nuova composizione, sempre 500 x 800, questa volta la chiamiamo pagina, facciamo ok e andiamo a inserire l'immagine della nostra pagina, quindi la portiamo al di sotto, questa è la nostra immagine. Ora per ultima cosa andiamo a fare appunto la spalla, quindi nuova composizione, invece di 500 andiamo a mettere 50 e andiamo a importare appunto la spalla del nostro libro. In questo modo vado a rinominarlo, che mi sono dimenticato, e quindi impostazione composizione, vado a scrivere spalla, ok. Adesso abbiamo appunto le nostre 4 composizioni con le nostre varie parti per il nostro libro. Ora vado a fare di nuovo una nuova composizione che chiamerò appunto libro. Questa volta andiamo a mettere 1920 x 1080, quindi lo portiamo nel formato Full HD, facciamo ok e gli vado a importare all'interno la texture della mia scrivania. Io nel mio caso ho scelto questo, voi siete liberi di appunto di scegliere quello che più vi piace. Se dovete ridimensionarlo, cliccando S sulla tastiera, come vedete si apre la scala, lo potete andare ad adattare appunto come meglio volete. Ora andiamo a importare appunto la nostra prima composizione che siamo andati a fare. Quindi prendo il retro del mio libro e lo porto al di sopra di quello che sarebbe il nostro background alla fine.
della nostra scrivania di legno. Poi vado a prendere la spalla e la porto al di sopra, come vedete, del retro della mia copertina. Ora dobbiamo andare a spostare appunto la copertina in modo da farla combaciare perfettamente. Quindi vado sul retro, schiaccio P per aprirmi la posizione in modo che posso andarmelo a spostare come meglio credo, me lo sposto verso destra fino appunto a farlo combaciare alla fine della spalla del mio libro. Se uno va a fare 2 misure, nel mio caso sarebbe appunto 1235, come vedete viene combaciare perfettamente. Naturalmente basta trovare la metà del nostro 1920, togliere il 25 che sarebbe la metà della spalla, insomma dopo quelli sono calcoli che potete fare, o altrimenti pian pianino vi spostate finché non andate a combaciare perfettamente attorno alla spalla del vostro libro. Quindi fatto questo andiamo a importare questa volta il fronte della pagina, quindi lo portiamo al di sopra della nostra spalla e della nostra retro, e stessa cosa lo andiamo a spostare per farlo combaciare questa volta sulla parte sinistra. Quindi clicchiamo sempre P per aprire la nostra posizione e ci spostiamo fino appunto a farlo combaciare nella parte opposta della spalla, che nel mio caso appunto è 6,85. La copertina è posizionata perfettamente in centro, come vedete, al nostro riquadro. Una volta fatto questo, dobbiamo andare a rendere in 3D la nostra immagine. Per farlo, come vedete a me nella schermata mi dà metodo di fusione, traccia maschera, eccetera. Per andare a switchare, per andare appunto a attivare il 3D, facciamo appunto pass switch modalità. Come vedete qua abbiamo questo quadratino e andiamo a attivare il nostro 3D in tutte e tre le nostre composizioni che siamo andati a fare. Ora dobbiamo andare a spostare, come vedete, adesso che ce l'ha reso in 3D, come vedete si dà questi segni che sono la Y, la X e la Z, e dobbiamo andarli a posizionare all'interno del nostro libro in modo che quando andiamo ad aprirlo ci segua perfettamente un movimento logico. Quindi per andare a muoverlo come facciamo? Se noi andiamo a muovere qua, naturalmente ci sposta, vedete, la nostra immagine e non è quello che vogliamo. Noi vogliamo proprio andare a modificare il centro, il punto centrale dei nostri assi. Quindi andiamo su questo riquadrino, vedete, strumento sposta sotto punto di ancoraggio, e come vedete se adesso noi andiamo a spostare ci sposta solo il punto di ancoraggio. In questo caso, adesso io vado a zoomare, dobbiamo portarlo al filo destro della nostra spalla. Io ho selezionato appunto spalla. Se noi adesso andiamo a nascondere il retro, come vedete dobbiamo portarlo lungo questo filo. Quindi ci portiamo sulla X e andiamo a posizionare appunto il nostro asse Y perfettamente in linea col bordo destro della nostra spalla. Stessa cosa nel fronte, dobbiamo andarlo a spostare e questa volta portarlo nella parte sinistra della nostra spalla. Quindi selezioniamo X, ci spostiamo verso la fine della nostra copertina, semmai andiamo a nascondere la spalla in modo da vedere che sia bene o male in linea con l'asse della fine del nostro fronte, della copertina del fronte. Andiamo a rimettere a punto la visualizzazione della nostra spalla ed ora dobbiamo andare a collegare i nostri 3 livelli. Cosa vuol dire? Dobbiamo andare a collegare il fronte della copertina con la spalla e la spalla col retro della nostra copertina. Per farlo, come vedete qua di fianco c'è questa chiocciolina. L'unica cosa che dobbiamo fare è prendere il fronte, prendiamo la chiocciolina e la spostiamo sulla spalla. Stessa cosa, adesso prendiamo spalla,
e lo andiamo a posizionare sopra retro. In questo modo questi tre livelli ora saranno assemblati insieme. Cosa vuol dire? Se io adesso vado a selezionare fronte e spalla, clicco R sulla tastiera in modo che mi apra appunto la rotazione delle mie immagini, sull'asse Y se io vado a ruotare, come vedete mi ruota perfettamente la copertina, il fronte, e si muove anche di conseguenza la spalla del nostro libro, e questo praticamente sarebbe l'animazione della copertina del libro. Quindi se noi ci portiamo a meno 90, praticamente sarebbe pari, andiamo a selezionare il nostro marcatore, gli diciamo a 3 secondi di portarmelo a 0, ossia di farmelo aprire. Se noi adesso andiamo a vedere, visto che ha fatto il rendering, questa sarebbe l'apertura, vedete, del nostro libro. Ora quello che dobbiamo andare a fare appunto è inserire le nostre pagine. Quindi adesso vado a richiudere i miei due livelli che ero andato ad aprire, vado a prendere appunto la composizione della mia pagina e lo porto al di sotto appunto di fronte, praticamente fra fronte e spalla. Anche questo vado ad attivare il mio 3D, quindi il quadratino qua di fianco, poi clicchiamo A, ci va ad aprire il punto di ancoraggio e andiamo a mettere 0, in modo che vedete che ce lo allinea al nostro libro. Poi andiamo a cliccare P per aprire appunto la nostra posizione e lo andiamo a spostare leggermente verso sinistra, in modo che quando andiamo a chiudere il nostro libro, come vedete c'è da spostarlo un altro po'. Quindi possiamo anche selezionare lo strumento selezione, prendere la nostra X e spostarlo fino a che non scompare appunto all'interno del nostro libro. Ora se noi andiamo ad aprire, come vedete ci dà la nostra pagina. Per rendere un po' più fluido il movimento, in questo caso io in posizione vado all'inizio a cliccare il nostro marcatore, poi mi porto praticamente nel secondo fotogramma, nell'ultimo che siamo andati a creare appunto quando il libro è aperto, e vado a spostare leggermente all'interno la mia pagina in modo che ci rimanga questo bordo, in modo che se noi lo andiamo ad animare, come vedete, si muove anche la pagina a seconda del movimento della copertina quando lo andiamo ad aprire. Ora, per andare ad animare la nostra pagina, la procedura è sempre quella. Quindi, se noi vogliamo andarla a ruotare, una volta aperto, calcoliamo il tempo che vogliamo che rimanga aperta appunto su questa pagina, quindi io direi fino a 6 secondi. Quindi clicco R per aprire appunto la mia rotazione, vado ad applicargli il marcatore sempre sulla Y, mi porto avanti, non lo so, di 2 secondi fino a 8, e anche qui vado a girare praticamente la mia copertina di 180, anzi facciamo meno, perché se facciamo 180 come vedete sparisce al di sotto della mia copertina del libro. Quindi se noi facciamo 179, vedete mi rimane leggermente sopra. Ora il problema è che, come vedete, andandoci a girare la pagina noi troviamo la scritta speculare, perché lui praticamente seguendo questo movimento ci va a capovolgere la nostra immagine. Quindi cosa vado a fare? Praticamente io vado a creare con Photoshop, quindi se io vado ad aprire il mio Photoshop, questa è la mia pagina, io posso dirgli modifica, trasforma, rifletti orizzontale, praticamente mi va a speculare la mia immagine, quindi vado a salvarlo, quindi salva con nome, sempre all'interno delle immagini che ho caricato su After Effects, gli metto pagina 2, lo salvo in JPEG, faccio salva
ok. Quindi torno su After Effects, vado a importare appunto la mia seconda pagina, quindi prendo pagina 2, faccio apri, io la porto sempre all'interno della cartella immagini in modo da avere un po' più pulito qua di fianco, quindi vado a fare una nuova composizione, vado a fare 500 x 800, faccio ok, vado a prendere la mia pagina 2, vado a rinominarla, quindi faccio impostazioni composizione, mi sono dimenticato, vado a fare pagina 2, ok. Ora torniamo sul libro, andiamo a prendere la composizione pagina 2, la portiamo al di sotto di pagina, vado ad attivare sempre il mio 3D, gli vado a dire A, cliccando sulla tastiera punto A, il punto di ancoraggio, lo porto sempre a 0, anche la posizione adesso andiamo ad aprire, cliccando U ci aprirà tutti gli effetti che siamo andati ad applicare, tutti i marcatori che siamo andati ad applicare, quindi mi porto su questo marcatore dove, come vedete, la mia rotazione di 0, la mia posizione qui in questo caso è 969, quindi anche qui faccio P, faccio 969, ok, in modo da mettermi pari, vado nell'altro fotogramma dove la rotazione appunto è 179, quindi facciamo R, andiamo a mettere 179 in questo modo, però come vedete me lo dà ancora al di sotto, quindi proviamo a spostarci a 178, ecco, in questo caso vedete ce lo dà al di sopra della mia pagina sottostante. Quindi mi porto su questo marcatore, lo riporto a 0 in modo che mi rimanga sotto, quindi attivo il mio marcatore, ci portiamo alla fine e vado a fare 178 in modo che mi rimanga sotto. In questo caso, se noi adesso andiamo a vedere, come vedete la nostra pagina non ci dà più lo speculare, ma ci dà una pagina sopra e una pagina sotto. E questo è per quanto riguarda appunto una pagina. Stessa cosa se dobbiamo andare a inserire altre pagine, quindi metti che dobbiamo andare a mettere altre, basterà fare, io nel mio caso adesso duplico la pagina 1, quindi vado a duplicarla, vado con U ad aprire i miei marcatori, in questo caso io non voglio che sia girata perché voglio che mi rimanga aperta qui, quindi mi si sfoglia la prima pagina, aspetto il tempo necessario, magari aspettiamo anche qualche secondo in più, tipo ci portiamo a sui 12 secondi, metto il mio marcatore e dopo gli vado a dire di sfogliarmi la mia pagina dopo. Come vedete, ovviamente dobbiamo andare a duplicare anche pagina 2, la portiamo al di sopra, facciamo le stesse cose, andiamo a aprire U, prendiamo i nostri due marcatori e li andiamo a posizionare appunto in corrispondenza degli altri, in questo modo. Così avremo pagina 1 che si apre e si sfoglia, il tempo di leggere quello che andremo a scrivere. Io nel mio caso ho messo una scritta a caso e dopodiché si andrà a sfogliare anche pagina 2 fino alle pagine appunto che vogliamo utilizzare. Ora io per rendere, adesso come vedete il movimento è, della pagina è molto fisso, cioè la pagina si muove in modo molto fisso, per dargli un senso un po' più ondulato io vado in effetti,
vado a cercare l'effetto fissangoli, come vedete qui. Adesso io vado a deselezionare la pagina 2, anzi vado proprio a eliminare, in modo che così ragioniamo su una pagina sola. In questo modo così è un po' più chiaro, si vede meglio quello che facciamo. Quindi seleziono la mia pagina, vado a portargli il mio fissangoli, come vedete mi dà i fissangoli, vado a cliccare U per aprire i miei marcatori, quindi dall'inizio lo lasciamo così, ci portiamo leggermente avanti e se noi adesso andiamo a muovere, come vedete, gli angoli, ci va ad alterare leggermente la nostra pagina. Quindi cerchiamo i nostri due angoli esterni, quindi superiore destro e inferiore destro, e gli andiamo a dare una sorta di movimento. Ora per comodità vado a deselezionare anche pagina 2, in modo che così non si veda la pagina 2 che abbiamo dietro. Quindi se andiamo a muovere il nostro libro, praticamente, se andiamo a muovere la nostra pagina, possiamo dargli una sorta di piegatura. Quindi io mi porto tipo qua. Per quanto riguarda il superiore destro vado ad attivare il marcatore, per l'inferiore destro anche qui gli vado a dare una sorta di movimento, vado ad applicare il mio marcatore anche qui, quindi mi porto all'inizio e vado a ripristinare il mio fissangoli, quindi clicco U per farmi apparire fissangoli, faccio ripristina, oppure anche da qui possiamo fare ripristina, come vedete lui qua ce li ripristina. Ci va a fare questo movimento, ci portiamo magari a metà dei due fotogrammi, magari possiamo andarlo ad alterare leggermente ancora un po', giusto per dargli quel minimo di movimento. Possiamo anche andare a selezionare direttamente qui i nostri pallini, quindi io gli vado a dare un movimento di questo tipo come se stessimo sfogliando appunto il nostro giornale, la nostra pagina, non il nostro giornale. Qui un po' troppo, quindi lo vado a diminuire. Insomma, dopo regolatevi voi in maniera per dargli una forma pressoché più realistica possibile. Quindi qua si apre, ci portiamo alla fine, andiamo a ripristinare in modo che me lo riporti a zero. Qui andiamo a vedere il movimento che fa, come vedete qui è un po' troppo, quindi andiamo a diminuire il nostro movimento della pagina. Fino bene o male ad ottenere il risultato più realistico possibile. Ecco, bene o male, per ottenere questo risultato. Ora possiamo selezionare i nostri marcatori, facciamo tasto destro del mouse, facciamo assistente fotogramma chiave, andiamo a fargli regolazione automatica in modo che ci renda un po' più fluido il nostro movimento, e lo stesso movimento lo stesso effetto lo andiamo a riportare anche appunto sulla nostra pagina 2, perché in questo caso, come vedete, la nostra pagina 2 è rimasta ferma. Quindi andiamo a copiare, facciamo Command C, pagina 2, andiamo a importargli il nostro effetto,
Ovviamente ci portiamo all'inizio i marcatori, li mettiamo uguali all'altro e come vedete la nostra pagina ha questo movimento. Bene, a questo punto il nostro effetto sarebbe finito, però andiamo ad applicargli anche un altro effetto, ossia quello di andargli a dare delle ombre. Per farlo, molto semplicemente, clicchiamo col tasto destro del mouse, o qui, oppure andiamo su livello nuovo, andiamo a fare luce, andiamo a creare un punto, quindi andiamo a chiamare, io lo vado a rinominare punto luce, intensità gli andiamo a dare 100%, ci assicuriamo che sia spuntata il crea ombre e come oscurità ombre io vado a mettere 80%, diffusione ombre 30%. Facciamo ok, come vedete lui ci va a creare questo faretto che noi possiamo andare a spostare dove vogliamo tramite i tre assi X, Y e Z, in modo che vedete che ci va a creare questa sorta di ombre. Ora come vedete qui la pagina me la rende nera, quindi io vado a spostare leggermente il faretto in modo da non avere totalmente la pagina così bruciata, anche se dopo andremo ad applicargli anche una luce ambiente, quindi andremo anche a ovviare questo problema, quindi per adesso lo lascio così, dopo nel caso lo vado a sistemare meglio dopo. Quindi vedete che ci dà questa sorta di effetto, ossia quando va a girare la pagina se la crea in ombra. Stessa cosa per le altre pagine. Quindi ora vado ad applicargli un nuovo punto luce, quindi tasto destro del mouse, faccio nuovo luce, questa volta invece di punto gli vado a dare luce ambiente a un 25% e faccio ok. Adesso se andiamo a guardare, andiamo a vedere se me lo lascia ancora nero la mia copertina, se me la brucia troppo. No, direi che così va abbastanza bene, non me lo brucia del tutto. Comunque nel caso possiamo sempre, selezionando punto luce, andare a modificare appunto la posizione del nostro faretto. Comunque io direi che così pressoché va bene, però come vedete sì, ci ha creato questo effetto di luce ma non ci ha creato le ombre. Per andare a creare le nostre ombre sopra alla nostra scrivania andiamo praticamente su la composizione della nostra copertina di fronte, andiamo ad aprire, andiamo su opzioni materiali, come vedete qua c'è la trasformazione e opzioni materiali, e andiamo a fare su crea ombre, andiamo a mettergli attiva. Questo sia per la copertina di fronte che per le nostre due pagine. Quindi opzioni materiali, crea ombra, gli andiamo a dare attivo, e anche in pagina 2, adesso vado a chiudere questi, opzioni materiale e gli andiamo a dare attivo. Come vedete ancora non è cambiato nulla, perché dobbiamo andare ad attivare il 3D sul nostro background, ossia sulla nostra scrivania in legno. Quindi andiamo ad applicare il nostro 3D e come vedete ci ha creato la nostra ombra. Se noi adesso andiamo a muovere la nostra copertina, come vedete ci crea l'ombra sottostante appunto sulla nostra scrivania. E questo è il nostro risultato finale appunto del nostro libro animato. Io ora vado a diminuire leggermente la mia risoluzione in modo da farvi vedere bene o male il risultato finale. Come vedete qua ci dà la nostra ombra, si apre il nostro libro, si aspetta un po', dopodiché gira la nostra pagina
Adesso nel mio caso, come vedete, mi ha dato tutto sgranato qui, ma perché sono appunto a 1/3. Se vado a fare luce piena, come vedete, mi sistema tutto. E questo appunto è il nostro effetto di animazione libro. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!